Salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi volevo parlare di un argomento un po' particolare, un po' diverso da quelli che sono viaggi e roba varia. L'ispirazione di questo video è la famosa youtuber Itchy Boots, ovvero Norali, una motociclista olandese famosissima che sicuramente molti di voi seguono già. Perché vi voglio parlare di Itchy Boots? Perché qualche tempo fa mi è capitato di vedere un suo video fatto in Iraq. Purtroppo è andata incontro a un problema. In sostanza una mattina, svegliandosi in albergo, si accorge che la sua motocicletta le era stata rubata. Ovviamente, dopo lo sgomento e tutto quello che ne consegue, lei non si è fatta prendere dal panico perché aveva sulla motocicletta un sistema GPS. È chiaro che nel momento in cui ti rubano una motocicletta sorgono mille pensieri, provarla, i bagagli e tutto quello che ne consegue. Di fatto poi subito nel video si vede Norali che smanetta col suo telefonino e vede la posizione della propria motocicletta attraverso un sistema GPS. Ecco, questo è l'argomento del video. I sistemi GPS che ci possono permettere di rintracciare la nostra motocicletta durante i viaggi in caso di furto. Ne esistono diversi, di diverse marche, sistemi più o meno economici e anche sistemi particolarmente costosi. I sistemi più costosi sono quelli che tendenzialmente riescono a fornire aziende terze, tipo mi vengono in mente ad esempio le centraline GPS che vengono installate per esempio nelle macchine o sui camion, eccetera, eccetera. Queste centraline sono le più complete, danno dei dati di navigazione molto importanti e sono utilizzati principalmente, almeno da quello che ho capito, dalle aziende di autotrasporti per rintracciare eventualmente carichi, camion, le soste che fanno i camionisti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi riescono a dare un servizio e delle informazioni davvero molto molto complete. Per noi viaggiatori in moto tutto ciò magari è anche troppo, in conseguenza del fatto anche che questo tipo di centraline sono supportate da un abbonamento e da delle schede SIM che hanno chiaramente un costo. La mia idea qual era? La mia idea era quella di farvi vedere qualche sistema alternativo, magari anche economico, che possono aiutarci a individuare la nostra motocicletta in caso di spostamento, furto, magari se la carica un carro attrezzi che l'abbiamo parcheggiata, come spesso faccio purtroppo io, sui marciapiedi, eccetera, eccetera. Abbiamo diversi tipi di sistemi di tracciamento GPS. Mi sento di dovervi portare sul canale un prodotto che io ho acquistato a mie spese, chiaramente, ve lo faccio vedere subito. L'Atwos è un sistema di tracciamento GPS che non ha bisogno di una SIM una SIM di abbonamento per il tracciamento e si attacca sostanzialmente alle connessioni, cioè restituisce la propria connessione GPS attraverso un aggancio di sistemi wifi e bluetooth delle centraline o degli apparati che riesce a trovare intorno a esso. Nel pacchetto che ho comprato ci sta anche la pasticca. Questo invece è la tesserina, che può essere occultata sostanzialmente sotto la sella, in un punto particolare della moto. In sostanza non fai altro che accoppiare questo sistema al tuo telefono Android o Apple con una cadenza di qualche minuto, in base a come si aggancia alle reti Wi-Fi e Bluetooth, restituisce una posizione in un punto GPS. Io uso Apple, quindi questo tipo di sistema si aggancia perfettamente all'applicazione dov'è, ma non la ritroverete negli apparati quelli Apple, bensì sugli oggetti accoppiati. Questa è l'unica differenza. In effetti è una cosa che Apple ha fatto già da tantissimo tempo con i suoi AirTag. Anche questo ho comprato chiaramente per i fatti miei, figurati se Apple mi va a sponsorizzare. È un sistema diverso da quello che vi ho appena fatto vedere, perché è più preciso, ovvero la differenza tra un tag GPS, chiamiamolo così, di tipo economico e un sistema di tracciamento GPS originale Apple sta tecnicamente sulla tecnologia che viene utilizzata. Infatti Apple utilizza la tecnologia UWB che restituisce una posizione davvero molto molto più precisa. Piccola considerazione, io ho pagato
questi due oggetti li ho pagati in offerta su Amazon circa 25-26 euro. Ora non mi ricordo, c'era un'offerta, non ci ho pensato due volte e li ho presi. E sono due. Questo AirTag l'ho appena preso, costa 29 euro in offerta, se no costerebbe 39 euro ed è uno soltanto. Ripeto, restituisce una posizione sicuramente più precisa, ma è anche meno economico. La differenza sulla posizione qual è? In sostanza, sulle piccole distanze Apple è davvero molto molto più precisa. Ma quando noi magari vogliamo lasciare un sistema di tracciamento sulla moto, effettivamente ci serve avere la posizione precisa nel raggio di 2-3 metri o nel raggio di anche di 10 metri. Insomma, la moto non è che la puoi nascondere sotto il letto. Ti dà un'idea di dove possa essere la tua motocicletta, il tuo oggetto, quello che sia. Chiaramente io sto parlando di moto perché sono un motociclista e mi interessa sapere dove si trovi la mia motocicletta. Ovviamente tutto ciò può essere anche messo dentro un bagaglio, o mi viene in mente ad esempio anche un casco, ad esempio. Se c'è uno, se non avete interfoni, un sistema del genere può essere applicato anche all'interno di un casco o qualsiasi oggetto che abbiate intenzione di rintracciare. Un altro sistema molto interessante che ho visto online, per esempio, è quello prodotto dall'azienda, si chiama, se non sbaglio, Tracking. Vi metterò uno schemino qui in qualche fotografia. È un servizio che costa un po' di più, però effettivamente secondo me può essere un sistema molto molto valido. Quello che mi preme dire è che questi sistemi molto semplici non hanno bisogno di SIM perché si allacciano alle reti Wi-Fi, Bluetooth, in particolare il Bluetooth, da ciò che ho capito, e si interconnettono nel raggio di questi apparecchietti qua. Per esempio, l'AirTag ha una funzione in più: si allaccia alla rete Wi-Fi, quindi oltre a quella Bluetooth anche quella Wi-Fi, viene creata dai telefoni Apple o dai sistemi Apple, tipo per esempio anche un tablet o qualsiasi altra cosa che sia Apple e che abbia una connessione Wi-Fi su On. E questo non so quanto possa essere utile ad esempio in paesi dove magari Apple ha meno presa rispetto a Android, perché chiaramente è più costoso. Mi viene in mente per esempio proprio l'Iraq o l'Iran o i paesi più a est, ecco, che sono più androidiani rispetto a Apple. Allora, ho letto che molti sistemi GPS possono essere bypassati attraverso i disturbatori di segnali. Questi invece sono, paradossalmente, nonostante siano più blandi, molto più economici, hanno la possibilità di non essere rintracciati immediatamente. E quindi è chiaro che possono dare quel minimo di sicurezza in più a fronte di una precisione e di una velocità di restituzione della connessione e del punto GPS chiaramente nettamente inferiore. E non è la soluzione perfetta, forse non esiste la soluzione perfetta. Quando prenoto un albergo, tendenzialmente mi sincero prima che vi sia il parcheggio per la moto e poi di tutto il resto. Quindi vado a vedere la comodità, se piace a Emanuela, se può essere una soluzione ideale per noi viaggiatori e tutte quelle cose che già sappiamo. Ritornando a Norali di C-Boots, effettivamente lei, seguendo il segnale GPS, la moto l'ha ritrovata. L'ha trovata su una strada principale, gli avevano tranciato i cavi, non so per quale motivazione, probabilmente perché cercavano, non so, di avviarla, non sono riusciti, ma in tentativo maldestro di accenderla gli hanno tranciato tutti i cavi, che poi ha riparato in un momento successivo, credo sempre in Iraq. Bisogna considerare una cosa, che questi sistemi di tracciamento GPS economici non possono essere precisi quanto quelli professionali, però ti danno una valida alternativa, ovvero piuttosto che niente, meglio piuttosto. Il principio, secondo me, è proprio questo. Quindi, oltre a AutoPost, ne abbiamo sicuramente tantissimi altri. Non hanno bisogno di una connessione con una SIM o una eSIM. L'unica accortezza che bisogna rispettare è quello di cambiare le batterie, che dovrebbero avere una CR2032 dentro, la classica batteria a pasticca, e monta tra l'altro anche Apple. E a parte questo, a parte la schedina, che ha una batteria interna, non so che tipo di batteria sia, ma che una volta consumata non è più possibile utilizzare, bisogna buttarlo e comprarne un altro. Però poco male, perché questo qua ad esempio potrebbe durare qualche annetto, cioè praticamente tu l'accendi
la lasci, non ne so, 10 giorni, quello che sia, sotto la sella della moto o qualsiasi altro punto, e a quel punto poi quando finisci il viaggio torni a casa, la stacchi e ce l'hai ancora disponibile per qualche altro mese. Il costo secondo me, rispetto alla sicurezza che ti può dare un oggetto del genere, è anche ampiamente irrisorio e secondo me può essere davvero una valida alternativa. Sulla precisione, allora io l'ho provato, io quello di Apple non l'ho provato, ma l'ho appena comprato, di fatto però so che sono molto molto precisi. Questo invece l'Autobus ho avuto modo di provarlo in macchina e in altri punti, magari ne ho approfittato durante qualche pausa lavorativa, l'ho dato magari a un collega andando in giro, poi effettivamente mi restituiva dopo un po' la posizione precisa di dove foste. E spero che questo consiglio possa essere utile a qualcuno. Credo di non aver più niente da dire, spero che questo video possa essere di ispirazione e utile a qualcuno e con questo ci salutiamo, ci vediamo un'altra volta. Arrivederci. Emanuela sogna con i capelli al vento, vedere tutto il mondo ogni momento. Daniel l'accompagna e guarda